Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. Ti è mai capitato dopo un colpo di tosse di ritrovarti in bocca delle palline bianche oppure di avere l'alito cattivo nonostante estenuanti sedute di igiene orale con spazzolino e dentifricio, filo interdentale e colluttorio? Il problema potrebbe essere causato dalle tonsille criptiche, all'interno delle quali si annidano i calcoli tonsillari. Nel video di oggi capiamo a cosa servono le tonsille, cosa significa tonsilla criptica, cosa sono e come si curano i calcoli tonsillari. Se il video ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale, a te non costa nulla ma a noi sarà di grandissimo aiuto. Ma a cosa servono le tonsille? Sono sicura che almeno una volta nella vita tutti ci siamo posti questa domanda, dato che soprattutto da bambini si infiammano e sono una gran seccatura. Le tonsille che tutti vediamo in gola in realtà non sono le uniche che abbiamo. Oltre alle due tonsille palatine che tutti conosciamo, ce n'è una faringea, chiamata comunemente adenoide, e un'altra alla base della lingua. Tutte queste tonsille sono linfoghiandole costituite da un'impalcatura di tessuto connettivo riempito da agglomerati di tantissimi linfociti. I linfociti sono i globuli bianchi che si occupano di riconoscere i nemici e attaccarli. Le tonsille sono poi ricoperte da mucosa. Per offrire la maggiore superficie possibile al riconoscimento dei nemici, la loro superficie non è liscia, ma è costituita da tante rientranze. Le tonsille quindi altro non sono che gli avamposti del nostro sistema immunitario collocate in punti strategici, quindi all'imbocco delle vie respiratorie. Possiamo immaginarle come delle torri piene di soldati pronti a riconoscere il nemico e a far partire la controffensiva. Il nemico in questo caso sono i batteri, i virus e gli agenti patogeni in generale. Il loro ruolo è di fondamentale importanza nei primi 3 anni di vita, quando i bambini vengono a contatto per la prima volta con una moltitudine di virus come rinovirus e adenovirus o batteri come lo streptococco. Poi crescendo perdono via via la loro funzione, tendendo ad atrofizzarsi o comunque a ridursi di volume. Durante il processo di atrofizzazione delle tonsille, quindi prevalentemente nei giovani adulti, le cripte tonsillari possono svuotarsi del tessuto linfatico, lasciando però quello connettivo. Si formano quindi delle cavità. Questo fenomeno è più frequente nei soggetti che hanno sofferto o soffrono di ripetuti episodi di tonsilliti virale o batterica o soffrono di tonsillite cronica. Le cavità formatesi possono essere riempite da residui di cibo, da batteri e da muco. Tutto questo materiale può andare incontro a putrefazione e calcificazione. Si formano così i calcoli tonsillari o tonsilloliti. I calcoli tonsillari si manifestano come delle pietrine bianche all'interno delle tonsille e possono anche essere visibili parzialmente dall'esterno. I principali sintomi dei calcoli tonsillari sono alito cattivo dato dalla formazione di composti solforati da parte dei batteri a partire dai residui di cibo, infiammazione delle tonsille con mal di gola e difficoltà di deglutizione e mal d'orecchio dovuto alla condivisione di alcune fibre nervose. In genere per la diagnosi il medico si basa sull'anamnesi e sulla visita del paziente. In casi più complicati o quando si sospettano patologie più gravi come dei tumori si può anche ricorrere a radiografia e TAC. Nonostante non siano un grave problema di salute, i calcoli tonsillari possono provocare grave disagio. A volte, se si è fortunati, si staccano da soli anche con un colpo di tosse, ma se ciò non avviene bisogna rimuoverli in modo corretto. Il primo tentativo che si fa normalmente è quello di eseguire dei gargarismi molto vigorosi con acqua calda e sale. Quando questo metodo non funziona, il medico può eseguire la spremitura tonsillare, che però in alcuni casi non è indicata perché può infiammare la tonsilla e può spingere il calcolo ancora di più all'interno. Attualmente, infatti, in caso di calcoli tonsillari difficili da rimuovere si preferisce ricorrere alla criptolisi laser. Durante questo intervento, che richiede poco tempo e viene eseguito in anestesia locale, con il laser si leviga la superficie delle tonsille. In questo modo si ottiene il doppio vantaggio di vaporizzare i calcoli tonsillari profondi e ridurre la profondità delle cripte. Di fatto si previene anche la formazione di futuri calcoli. La tonsillectomia invece, cioè la rimozione delle tonsille, si esegue solamente quando le tonsille, in seguito a ripetute infezioni virali o batteriche, diventano esse stesse focolaio di infezione. È un tipo di intervento che interessa di più i bambini
che invece raramente presentano i calcoli tonsillari. Pur non esistendo dei prodotti specifici per evitare la formazione dei calcoli tonsillari, è importante avere una corretta igiene orale per eliminare residui di cibo che potrebbero insinuarsi nelle cripte, e quindi spazzolino e dentifricio, filo interdentale e collutorio. Inoltre è importante bere molta acqua ed evitare di fumare. Chiaramente se si hanno fastidi, dolori alla gola prolungati o ripetuti nel tempo è importante farsi visitare dal medico. Abbiamo visto cosa sono le tonsille criptiche e i calcoli tonsillari, e tu ne hai mai sofferto? Se hai domande lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.